Sapete che cos'è un'allegoria? Ne avete mai vista una? Beh, forse non ve ne siete mai resi conto, ma vi assicuro che l'avete incontrata più frequentemente di quanto immaginiate. Ciao, sono Fabio, benvenuti sul mio canale L'amore per le parole. Un'allegoria è una figura retorica, un particolare modo di esprimersi che rende più avvincente il racconto. È uno scritto, un'opera figurativa, che ha la caratteristica di racchiudere in sé due significati diversi. Quello letterale, logico, che è comprensibile per tutti, e quello secondario, che deve essere interpretato, che ha bisogno di una chiave di lettura. Ma che cosa serve l'allegoria e in cosa si differenzia dalla metafora? Scopriamolo insieme. L'obiettivo dell'allegoria è di spiegare concetti astratti attraverso simboli di più semplice comprensione. Pensate alla Divina Commedia, è tutta un'allegoria. A un certo punto, nella selva oscura, Dante incontra il leone, la lupa e la lonza. Sono tre belve crudeli, ma allo stesso tempo sono anche i simboli della superbia, dell'avarizia e della lussuria. C'è dunque una doppia chiave di lettura. Per colpa di questi vizi il poeta si sta perdendo nella selva del peccato. Tuttavia, malgrado la presenza di un significato secondario, quello letterale rimane inalterato, continua in ogni caso ad esistere. Vediamo invece cosa succede con la metafora. Se dico sono un leone, intendo che sono forte. Ho sostituito la parola forte con un'altra, leone, privata del suo abituale significato. Non voglio dire infatti che mi sono trasformato nel più feroce degli animali, ma che sono forte come lui. Una similitudine sottointesa. Ho annullato il significato della parola leone, trasferendo però il concetto della forza bruta dalla belva a me. Capiamo quindi che l'allegoria contiene sempre un doppio significato, mentre la metafora ne mantiene uno solo, l'altro lo elimina. Aristotele sosteneva che l'allegoria fosse una metafora continuata, più metafore in sequenza, cioè un'immagine che perdura nel tempo, cosa che non succede nella metafora. Le tre fiere di Dante restano tali per tutto il poema, mentre che io sia un leone dura giusto l'istante in cui lo dico. Ed è la stessa etimologia della parola a confermare che nell'allegoria l'interpretazione può essere anche diversa dal significato letterale. La parola allegoria, di chiara origine greca, deriva infatti dall'accostamento tra un aggettivo, allos, che vuol dire altro, diverso, ed un verbo, agoreuo, che significa dire, parlare, tenere un discorso. Allegoria significa quindi parlare di un'altra cosa, esprimere qualcosa di diverso. Anche le parabole del Vangelo sono delle allegorie, spiegano una verità di fede astratta con un concetto semplice. Se quello che sto dicendo non ti ha annoiato troppo, valuta l'opportunità di iscriverti al canale. Parleremo di tante altre parole interessanti e sarebbe un vero peccato perdersele. Allora dai, lascia un commento qui sotto e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato. E che differenza c'è tra l'allegoria e il simbolo? Beh, l'allegoria è un'astrazione tradotta in forma concreta, mentre il simbolo, una croce ad esempio, è una forma concreta che richiama un concetto astratto, il cristianesimo in questo caso. Capitasse dunque di rileggere le Sacre Scritture o di riprendere in mano la commedia del sommo poeta, sforziamoci questa volta di riconoscere l'allegoria, perché, come spiega l'etimologia della parola, è uno strumento affascinante e potentissimo, in grado di impreziosire il discorso, grazie a quel significato alternativo che parla di un'altra cosa, che dice sempre qualcosa di diverso.